che me. Ormai non è più Lambo LP, ma è Fiat LP. L'odore del pollo mi ha richiamato l'attenzione. Bienvenidos a Mérida. Dopo 3 ore di viaggio. Chave en Exa, los sábados a las 9 de la mañana. Se parte. Che dire, io verrei a vivere qua. Mamma mia, che avventura. Bellissimo ragazzi, qualcosa di fenomenale. Ogni volta che si battono le mani, che applaudono, si sente questo eco. È fantastica sta cosa. Tarjeta? Sì, puedo pagare in tarjeta? Sì. Ragazzi, stiamo per abbandonare questa bellissima casa che ci ha fatto compagnia per 5 notti, però adesso è il momento di cambiare meta. Andremo a Mérida, città che si trova a nord del Messico, quindi ci sposteremo più su, spostiamo le cose in macchina e ci muoviamo, dai. Ragazzi, buongiorno. Siamo spariti un pochino questi 2 giorni, un giorno e mezzo. Io e Ramon abbiamo fatto dei tatuaggi. Eccoci uno, ecco l'altro. Quindi siamo stati un po' doloranti e un po' fuori dalle scene video. La novità, anche se non era la novità perché era già programmato, non andiamo più a Cancun, ma andremo a Mérida. Abbiamo 3 giorni di hotel lì, appartamento. E poi partiremo l'11 di febbraio verso Cancun e partiamo alle 18 del pomeriggio per Francoforte. Che dire, adesso andiamo a fare benzina, abbiamo fatto colazione, siamo carichi? Non è stato poco bene nella notte, ma dovuto semplicemente a un po' di adrenalina del tatuaggio, secondo me. Adesso ha mangiato un bel boccone e si è ripreso, sta una favola. Sono dietro le quinte ragazzi, tengo la videocamera, lui oramai è diventato il protagonista del mio canale. Quindi vedete più lui che me. Ormai non è più Lambo LP, ma è Fiat LP. Adesso praticamente mancano 3 ore e 20, sono 269 km e andiamo con calma, abbiamo tempo. Abbiamo trascorso 3 ore di macchina attraversando questa intensa foresta per arrivare fino alla città di Mérida. Oggi siamo fermati sulla strada per andare a Mérida. Siamo circa 1 ora e 40 dall'arrivo. L'odore del pollo mi ha richiamato l'attenzione. L'odore del pollo era qualcosa di fenomenale. Adesso ci portano 2 polli, riso, fagioli, insalata. riso, fagioli, insalata e per succo di cocomero per me, uno per te di pigna. e uno per me di pigna. Oggi c'è una giornata stupenda. Qui siamo a forse 10 minuti da Chichén Itzá, un quarto d'ora massimo secondo me, vicinissimi, ma non ci andremo oggi. Oggi arriveremo lì a casa, ci sistemiamo e poi vediamo un po' la zona, ma andremo a vedere la piramide domani magari, sì. Bel pollo, guardalo qua, Rauli, grande. Ho portato il pollo, ovviamente è finito, adesso ho bevuto un po' di cocomero fresco. Adesso Ramon proverà quello di pigna in diretta. Adesso chiudo gli occhi e farò questo viaggio di bontà. Com'è? Buono? Buonissimo, rinfrescante. Cocomero e pigna, però non colata, quindi no alcol. Subito dopo ci siamo messi in cammino e abbiamo visto che lungo la strada tutte le persone del villaggio lasciavano le proprie cose molto particolari sul ciglio e le volevano vendere. Ci siamo imbattuti poi dove c'erano i cartelli per la strada in un avvoltoio e lui era sospeso su un palo della luce che ci osservava. E poi dal che siamo poi arrivati alla città di Mérida. Oh, siamo entrati ragazzi, siamo entrati. L'avevo vista in foto su Airbnb. Siamo arrivati a Mérida ragazzi, Mérida. Bienvenidos a Mérida. Dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati a Mérida, finalmente. Comunque tutte porte con i codici, qui hanno i codici. Enigma. Wow, ma hai visto il soffitto che alto? La prima camera da letto. Mamma mia, quanto è grande! È enorme sta stanza, ragazzi. 2, guarda, sempre con la ventola sopra. Ventilatore, spettacolo questa qua, Vediamo il bagno.
Ma è grande! Questo è il bagno, con la doccia. Qua c'è l'altra, qua c'è il bagno. Questo è un altro, ok, molto simile praticamente all'altro. E invece di qua c'è l'altra stanza da letto. Wow. Guarda. Non abbiamo finito il tour, perché di qua c'è qualcos'altro, secondo me. Di qua c'è qualcos'altro. Spaparanzato. Oh, l'ho trovata. C'è tutto. Che spettacolo di casa. 1 hour later. Buonasera ragazzi, oggi siamo a Merida con Ramon. Abbiamo parcheggiato qui, questo è il nostro appartamentino, bellissimo, lo trovo veramente bello. Lo stato dello Yucatan fino adesso mi sembra molto più moderno rispetto a quello di Quintana Roo. E adesso prendiamo la macchina e andiamo a mangiare qualcosa di gustoso che ci ha consigliato quella che ci affitta casa. Museo del Yucatan. Non è un museo ovviamente, ma è un ristorante di cucina yucateca. Esatto, Yucateca, non Yucatan, Yucateca. Vamos. Bello però, bello lussuoso. E più che altro utilizzano dei materiali, cioè sembra tutto lussuoso perché utilizzano delle cose abbastanza semplici. Naturale, legno, sì. Wow, c'è anche il tour. Cos'è quello? Guarda. Ma dove stiamo? Frankfurt? Dove stiamo? Madonna che... Francoforte. No, vabbè. È tutto lussuoso. Ragazzi, è incredibile comunque come sia cambiato tutto. Cioè, eravamo in mezzo agli indios con 300 km di differenza, adesso siamo in mezzo alla civiltà. Macchine nuove, mi hanno già fatto il clacson almeno 2 volte per dirmi rispetta le regole. Cosa che a Tulum e a Cancun potevo fare quello che mi pareva. Cioè, giungla proprio wild. qui invece, ragazzi, Qui la civiltà c'è, è tutto ordinato, è tutto perfetto. Non c'è una cosa fuori posto, cioè sono macchine anche nuove. Per il momento ci ha fatto una bella impressione questa città. wow. Tutto nuovo, veramente. E siamo paradossalmente costa di meno. Cioè ragazzi, costa di meno. Proprio così. tutto nuovo. Guardate un po' qua. Visto? Sì. Sto impazzendo. Posti tutti pieni, lusso a non finire. Guardate per esempio questa struttura. No, Semafori vabbè. che funzionano. Semafori che vanno. Ragazzi, No, ragazzi, ma questo è un altro mondo. Ma siamo ancora in Messico, Rauli? è uno Ma shock, dove siamo? è uno Dove shock. siamo? Siamo ancora in Messico? È uno shock, ragazzi. No, Per me vabbè. È stato uno shock. Sembra Non ci voglio credere. Sembra una città europea, ragazzi, Non so se veramente. essere contento o preoccupato. Sembra una città europea. Ho come Eppure- l'impressione che Quintana Roo sia stata proprio abbandonata, invece, o meglio, no, stiano costruendo tutto da zero, perché lì era polveriera ovunque, polvere, gente che lavorava. Insomma, Qui invece qua è tutto già pronto. Tutto già. pettinato, qua tutto pettinato, ci sono addirittura i monopattici elettrici, sto vedendo, laggiù. Addirittura i semafori col countdown. No, vabbè, qua se lo possono permettere. Bah, ok. Siamo arrivati al posto, ragazzi, ma siamo stupiti, Che spettacolo. stupiti, veramente. Ah, ragazzi, ci hanno portato da mangiare. Che dire? Siamo tornati alla normalità. Ci hanno Allora- spiegato servizio impeccabile, ci hanno spiegato tutto. Ci hanno anche dato dei consigli. Per Sì. esempio, ha detto di prendere l'arancia agra, spremerla su tutta la carne per avere un ottimo effetto. Che dire, Esatto. un servizio così non me lo ricordavo da
Allora, un servizio del genere? sicuramente a Tulum un servizio così, vabbè dipende, Ma neanche in Germania? neanche in Germania. Cioè neanche in Germania lo fanno sul servizio? Neanche in Germania, no, Bastardi. no. L'unica cosa che non mi ricordo sono questi qua. Boh, adesso proviamo tutto. Comunque ragazzi, adesso proviamo tutto e vediamo. Ma dai. soprattutto saranno invidiosi quelli che vedranno il video, perché qui abbiamo le banane dolci. Banane dolci ragazzi, andiamo. Barretto! Bello! Bello? Che dire, siamo usciti da una pub, da una band musicale rock qui a Merida. Diciamo abbiamo mangiato benissimo prima. Vabbè, quello sì, abbiamo mangiato benissimo, abbiamo speso... pieno. Vabbè, abbiamo 70 speso euro, 70 però abbiamo euro, mangiato- però abbiamo mangiato bene. No, abbiamo lasciato anche molta roba purtroppo, che è una Sì. cosa che a me mi dispiace lasciare, ma pensavo non fosse così pieno il piatto, invece porca miseria, stavamo scoppiando. Sì, Scusa. abbiamo mangiato bene. Poi dopo siamo andati in questo pub che avevamo fatto vedere lo spezzone del... Eccolo che attacca. c'è lui, il personaggio della serata che sta dando grandi soddisfazione cantando, dai. Comunque questo qua, questa è la piazza principale, però sta facendo tanti lavori, vedete? Ma dai, con questo balcone, aia. Dove vogliamo andare? Mica c'è anche la Twizy elettrica qua, guarda, andiamo in piazza, vediamo un po'. Ci buttiamo sulla panchina. Madò, Ragazzi, siamo all'8 di febbraio, 9 di febbraio credo, e siamo qui a maniche corte e pantaloncini in piazza a Merida. pantaloncino A bella vita, e maglietta. ragazzi. Comunque oltre a questa piazza, comunque ragazzi, qua in città ci sono solo vie, però è molto civilizzata rispetto a Tulum. Tulum era... Secondo me la parola esatta non è esatta no, dire dai, civilizzata, civilizzata no. secondo me, perché civilizzata e c'è la civiltà. Il problema è che sono persone, secondo me, maggiormente sono analfabeti, sono ignoranti, non hanno fatto uno studio. The next day. Buongiorno a tutti, inizia così la nostra giornata. Stiamo cercando un bel posto per fare colazione qui a Merida. Oggi è una giornata stupenda, guardate. Allora, 31 gradi il 9 di febbraio. Madonna ragazzi, fa un caldo allucinante. Vamos! Abbiamo appena finito il nostro brunch. A Merida Una giornata favolosa. fa veramente caldo. Fa veramente caldo, però con questo vento all'ombra. Ci sta da Dio, una favola, sì. Andremo a Pig Beach, dove sarà una spiaggia dove ci saranno dei maialini. Dei porci, se si può dire. Direttamente. Siamo arrivati ragazzi, stiamo andando alla famosa spiaggia dei maiali al nord. Guardate qua, che bello. Oggi sono un po' lunghe dormite e il sole mi hanno un po' rincoglionito. Siamo arrivati. Vediamo un po'.
Bro, siamo arrivati finalmente. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati in spiaggia è stata di buttarci sotto all'ombra, di trovare un posto che abbiamo pagato 200 pesos messicani. Lì di fronte c'era il bar e avevamo una spiaggia abbastanza libera, c'era poca gente e stavamo parlando del fatto che ci eravamo tatuati praticamente tutto il braccio. Infatti io stavo mostrando a Rauli cosa era venuto fuori. E dopodiché siamo andati a vedere realmente questi maialini. In effetti i maialini erano molto giocherellosi, si strosciavano sulla sabbia e devo dire che sono molto molto puliti e tengono tutto pulito, sono molto giocherellosi tra di loro, sono anche teneri ed è stato bello vederli sulla spiaggia, poterli accarezzare. Hanno un pelo abbastanza ruvido, però non hanno paura delle persone, sono abituati e si siamo divertiti. 2 hours later. La giornata, bello rilassato. la giornata di mare è terminata, Ci siamo fermati qua a prendere 2 gelati di cocco, molto freschi, sulla strada per il rientro. Dalla splendida spiaggia di Merida e da questo buonissimo gelato di cocco. Che dire, io verrei a vivere qua. Guarda che bellezza. Con questa arietta fresca, la temperatura è ottimale. Una cosa che amo è parcheggiare ovunque, guarda. Si parcheggia veramente ovunque. Sta iniziando a far buio, ma ci siamo fermati a mangiare un bel gelato di cocco, che è questo qua. Ci sono questi baracchini sulla strada, però è magnifico. Oggi è stata un'altra bella giornata. The next day. Buongiorno, questo è un video che farò in solitaria da solo e mi sono da poco alzato, sono le 6:30 circa e dovevamo andare a Chichén Itzá, cioè in realtà provo ad andare, sono da solo perché ha riscontrato la sindrome da viaggiatore, un po' di dolori intestinali, cosa che mi è presa anche a me ed è brutto. Quindi proverò ad andare da solo, vediamo cosa succederà. Avrò 1 ora e mezza di viaggio e vedremo, sarà un'avventura. Un sogno, è un sogno ragazzi. Ragazzi, sto percorrendo queste strade, sono in un paesino. Qui utilizzano tanto questi carri, è molto, molto particolare, ne vedo spesso, utilizzano anche motocicli qua. Ragazzi, guardate questo paesotto anche, semi-villaggio qua, ne sto passando tantissimi. Viaggiare per queste strade, cosa di surreale, sembra di stare in un videogioco ragazzi. Adesso il cielo si è un po' aperto, meno male. In mezzo alla natura, guardate che case. Qui hanno creato anche una capanna. Ho appena parcheggiato la macchina e sto entrando al sito archeologico di Chichén Itzá da solo, completamente da solo. Ho preso già il biglietto online, vediamo se mi fanno entrare perché deve essere con una guida. Ma partivano da Cancun e io sono partito da Merida e non so se adesso io sono positivo, quindi riuscirò a entrare, finalmente vedrò la piramide, sarà un'esperienza unica. Tutto avvolto in mezzo alla natura, qua arrivano i pullman, l'elettronico ce l'ho, quindi non tengo solo la carta fisica, ho la carta digitale, quindi per i pagamenti sarà un po' complicato, però ce la faccio in qualche modo. Ragazzi, sono entrato, proibito, non si può.
diversi gruppi qua. Mi sto avvicinando alla piramide, ragazzi. Wow, non ci credo. Sto per arrivare davanti alla piramide, da solo. Volete vedere i miei occhi come sono emozionati? La piramide. Sono emozionatissimo. Finalmente, ragazzi. Sono emozionatissimo. C'ho le lacrime. Perché ho fatto tutto questo da solo. Guardate qua. Ragazzi, sono emozionatissimo. Una meraviglia, 7 meraviglie del mondo, perché fa parte dell'UNESCO. È qualcosa di fenomenale. Ogni volta che si battono le mani, che applaudono, si sente questo eco. È fantastica sta cosa. E vale sicuramente la pena venire qua. Adesso mi sposto, voglio andare a vedere altri reperti archeologici Maya. Allora, sto andando verso il Tempio dei Guerrieri, che dovrebbe essere questo qua. Questo suono non so da dove provenga. Comunque mi ero fermato un attimo a vedere le statuine fatte a mano da questi ragazzi Maya. Sono veramente statuine fatte bene. Infatti vi lascio la foto. Eccolo qua. Questo. Con tutte le statue dei guerrieri sono rappresentate per una di queste colonne qua. Fantastico. And again, the small statues hanging on top of the head of the saints. This is where they are going to burn Copal. Copal is the... Amigo, acérquese a mirar. ¿Sí? Acérquese a mirar. ¿Posso mirar? Sí, acérquese a mirar. Wow. ¿Habla español? Sí, poquito. ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Sao? Sí, sí. Much I like it, sir. Here is some free the souvenirs. This is the magnets, the calendars. Yes. Everything is at $1, some 20 pesos Mexican because it's in Chichen Yeah. $1. The only things I don't have my physical credit card because I lost my wallet. I use your and I credit card, just no using the phone like a Okay. ¿Puedes wallet. pagar en tarjeta? ¿Puedes Sì, pagar en Apple Pay? puedo pagare in tarjeta, Sì. ma esta no fisica, esta En Apple digital. Pay, no, pero Eh. Brasil no. Io sono italiano e nato in Brasile. Ah, in Brasile. E sto in vacaciones Pero Sao Paulo. in Salvador de Bahia. Salvador de Bahia. Bueno, puede ser regalado por Creo contenuti. Creo contenuti para YouTube. Sì. Show glass for you like tequila, tequila's life. Tequila's Life. Yes. Nice. Muerte. Come la muerte, sì. Más pequeño porque mañana ho l'avión. Ecco. Wendy. Tienes anche per la Maya? Sì? A mí me gusta la pirámide Kukulkan. Pirámide, Pirámide, sí. observatorio, Sí, donde miramos las estrellas. perfecto. Está Está muy bien. más grande. Ujú. Hola amigos, acércate a mirar. El templo principal. Il tempio principale. Come questa. Esa. Questa qua. Sì, questa è muy rico. Sí. Questa quanto costa? Vale 20, $1. $1. $1. 20 minimanes. Piedra, cerámica. Wow. Che bello che è qua, ragazzi. Mi sono messo a parlare, ho fatto un po' di contenuti. Stupendo. È bello passare in mezzo a questa natura e sentire questi canti di uccelli così. Versi che comunque non sono abituato a sentire. Sentono anche altre robe, vedete? Ma sentite che suoni? Sono tutti questi uccelli qua, guardate.
Sono tutti questi qua, Fantastico. È tutto il parco archeologico questo. Vediamo un po' dove andare. Vado un po' a zonzo. La piramide. Emozione unica comunque stare da solo. Purtroppo il mio amico è venuto veramente un forte mal di pancia ieri. Avevamo mangiato un gelato di cocco. Quindi non so cosa gli sia successo. Ok. Ho acquistato finalmente una statuina, anzi una piramide da loro, come ricordo. Mi piaceva quella Maya, però la piramide comunque è un segno che sono stato qua. Che bello che è vederla dal vivo. Questa parte della piramide è un po' più rovinata in realtà. Là non è tutta rovinata. La più completa era quella di là. Sto andando al templo dell'Ombre Barbado, che è questo qua. È stata un'avventura. Io penso di uscire adesso. Ho già visto, ho anche una leggera fame e ovviamente c'è ancora tutto il parco, ma diciamo che le cose più grandi le ho viste. Dopo di questo io esco. C'è il perro che dorme. Sto uscendo, ragazzi. Se ce l'ha. Esta ¿Pérez? Esta una grande? Grande. A few moments later. Ragazzi, ho appena preso l'auto e i ragazzi sono stati gentili, non mi hanno neanche fatto pagare il parcheggio perché non tenevo contante. Comunque è stata veramente un'esperienza unica, c'era un botto di gente e io alle 10:30 ho già finito il giro perché iniziava a fare troppo caldo. Quindi adesso torno a Merida, 1 ora e mezza di auto e mi ero già fermato a mangiare qualcosa, quindi Merida! Ragazzi, dopo questa bellissima esperienza a Cicinizza io non ho più le forze di dire quanto ero e sono emozionato per aver fatto questa bellissima esperienza oggi. Era da tanto che la sognavo e tutto questo è accaduto, quindi ringrazio tutto questo la fortuna di vedere dal vivo. Adesso sto percorrendo la strada di casa, mancheranno circa 40 minuti penso, non c'è quasi una macchina per strada. Oh, arrivata a casa. The next day. Come potevo non andarmene da qui senza aver provato una pizza?
finito di mangiare la pizza, era veramente buona questa, Ho fatto un napoletano, adesso sto tornando alla macchina e ho fatto anche questa prova di pizza. Saliamo in macchina. Oh, si sta benissimo qua. Domani è già giunta l'orario di rientro in Germania da Cancun, quindi avremo 3 ore di viaggio. E io ho fatto prima benzina e adesso prendo qualcosa da mangiare per Rauli, che sta ancora a letto, sta un po' male per il mal di stomaco, queste cose qua un po' che ti vengono durante le vacanze. E ragazzi, vi portiamo sempre più contenuti. Cazzo, appena ho ordinato un pollo qua per Raulito e fanno tutti questi polli regolari, che sarebbero un pollo oppure un pollo e mezzo, e qua vedete tutta la lista dei vari polli, ne hanno fino su a 350-360, però considerate che un pollo da 2,35, che è praticamente quello che ho pagato, e 315 perché ho preso anche un po' di fagioli con un po' di riso, e saranno più 16 euro, 17 euro saranno. Allora, ho preso il pollo con fagioli, riso e 2 bottiglie d'acqua. Questo qua era il posto, niente male, e sono uscito, sto andando a casa perché domani abbiamo l'aereo. A Merida veramente è un'altra storia rispetto alle altre città. Cioè, nello Yucatan sono molto più, guarda che bel Mustang, molto più puliti, precisi. Allora, le chiavi. Bene. Torno a casa. Com'è tutto così tropicale, ragazzi, tutto tropicale. Io mi voglio trasferire qua. Siamo a febbraio, ma guardate che spettacolo. Fa un caldo assurdo, tra l'altro. Sono 32 gradi, ragazzi, 32. Che poi ci sono queste casettine che sono spettacolari. Cioè, qui ne hanno comunque i soldi, perché non si spiega, comunque tutte macchine abbastanza nuove. È molto tropicale, è quello proprio che cercavo io. Palme, guardate che cielo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Guardate qua, anche altre case, tutte case molto belle. Vi porto tutto quello che posso. Guardate qua anche altre case, tutte case piatte come da mare, ovviamente. Il mare che tra l'altro si trova a circa 30 km da qua, perché ieri vi ho portato alla spiaggia dei Porci, quindi adesso giriamo di qua. Vi porto con me sempre con me insieme questa avventura che tra poco finirà, e sarà uno shock ritornare a quel freddo tedesco. Questo è stato veramente un sogno. Questo qua è un sogno. Non ci credo neanch'io che sto guidando tra le strade di Merida. Ah, qua ci sono anche 2 palazzoni. Sono quasi arrivato a casa, 4 minuti. Qui giriamo a destra. Guardate che belle case anche qua. Mamma mia, ce n'è. Qua ci sono 2 palazzoni. Altre case con garage, tra l'altro garage grande, garage grande. Guardate queste case. E poi dicono che il Messico è povero. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Guardate anche qua, ragazzi, vi faccio vedere qua. Ma vi rendete conto? A parte questa macchina. Ma guardate che lusso. Guardate che lusso. Che lusso vi sto portando. E qui siamo a Merida, Guardate che cancello immenso. Questo cielo spettacolare. Vi sto portando dei contenuti, mettete subito like, riempite il video di like. The next day.
mexicano. Buenos días. Enigma. 12 ore di pedaggio? Vedi come si vede. Non è costa comunque caro, 12 euro di autostrada qui in Messico, cioè non è poi così economico, Quindi di questa vacanza di 12 giorni vi faccio un riassunto dei prezzi che abbiamo speso per hotel, auto, mangiare e spese extra, così vi farò vedere quanto effettivamente vi costa una vacanza di 12 giorni qui in Messico. Enigma. Adios, Zarya. Appena pagato 17 euro, 385 pesos di autostrada. Per 70 km poi, 70 km di autostrada. Vabbè. E poi ci lamentiamo che in Italia i prezzi sono... Lasciamo perdere. Lasciamo stare, va. Facciamo un recap di quanto abbiamo speso. Ma non si sentirà. Siamo quasi arrivati alla destinazione, da lasciare l'auto. Però la macchina è riserva, cioè siamo quasi alle scocce. Dai, arriviamo. Speriamo che arriviamo. Manco un distributore per la strada, zero. Per questi 2 ore di macchina. Forse uno, prima. Ma in 1 ora e mezza nessuno. Tutto così wild in mezzo alla vegetazione, niente, non c'è nulla. Finalmente abbiamo trovato un distributore, ragazzi, sulla strada, un sogno. Mamma mia, se non riuscivo. Se no stavamo qua oggi, non prendevamo l'aereo, Siamo quasi arrivati, però. Eravamo vicini all'agenzia di consegna auto, però sai, quando si trova in queste condizioni. Invece è stato super veloce, ottimale. Abbiamo lasciato la macchina praticamente lì e adesso prendiamo il pullman, ci porta direttamente in aeroporto gratuitamente e questi sono tutti i bagagli che consegniamo. Eccoci di nuovo da dove tutto è partito 12 giorni fa. Siamo saliti dentro questo pulmino e adesso ci accompagnerà all'aeroporto perché fra pochi minuti. Volo di rientro priority. Ovviamente, dai. Sono stato un poco assente questi giorni, ragazzi, scusate, ma ho avuto una specie di influenza intestinale. Anche a me mi è capitata e sono stato malissimo, ho avuto febbre, dolori intestinali e dopo qualche Diarrea. giorno un po' diarrea, non finire. Comunque siamo in aeroporto, adesso fra poco partiamo, fra un'oretta, dai. Mi sto riprendendo piano piano. Fra un'oretta. Mi sento senza troppe forze. Si torna al clima freddo della Germania. Meno male, va, un po' di fresco. Almeno un po' di fresco, va. 9 ore di volo. Saranno rilassanti. Speriamo di dormire, vero? È difficile. Sì? Ormai siamo abituati con la mezzanotte. Allora, Ragazzi, reso conto del viaggio. Siamo arrivati quasi al termine. Ci mancano soltanto 9 ore e mezza prima di arrivare a destinazione, però devo dire che questa vacanza è volata prima di tutto, ma ci aspettavamo qualcosa di diverso in realtà. Qualcosa di più conveniente. Non è stata per niente conveniente questa vacanza. Diciamo che se andiamo a vedere proprio piano piano, più o meno, diciamo che 2000 a testa ci sono partiti. Sì, esatto. Nonostante abbiamo avuto una scarsa qualità. Adesso come vi ho già detto prima, quando arriveremo a casa vi farò la lista delle esatte spese che abbiamo affrontato. Così sappiamo e sapete quanto abbiamo speso. Ok? Per il resto
Bella vacanza. Bello, bella. Abbiamo conosciuto il Messico, dai. Quello più turistico, ma abbiamo conosciuto il Messico. Tulum, Cancun, Merida, Merida. Dai, li facciamo vedere più tardi cosa ci danno da mangiare, Dai, ok? stay tuned. Bella bro. Saluto. Sì, il momento più atteso è arrivato. Dopo 2 prosecchi, finalmente è arrivata la cena. Ramon ha scelto della pasta, ancora non scopriamo perché sennò poi si raffredda. Io ho preso del pollo, ma lo metteremo in allegato, no? Lo metteremo nell'asse. Invece qua abbiamo un antipastino, un po' di prosciutto e melone, sembra, ho visto. Sì. Tipicamente italiana, insomma. Poi abbiamo del pane. E come dessert sembra un tortino con cioccolato e fragola. Baby bear? Ah, guarda, non ho mai mangiato neanche nella mia normale vita, non ho mai mangiato. Lo mangerò questa volta. Del pollo con carote e zucchine. Sembra male, vero? Non sembra male. E qui invece abbiamo, Scopri un po'. mamma mia, guarda che robetta. Buono, Facciamo vedere. Tempo guardo Interstellar, Ramon guarda Avengers. Sì. Mi sembra di aver visto. Sì, ma Niente ragazzi, che dire, buon appetito, buonanotte. Frankfurt stiamo arrivando. Ebbene sì, dopo questi fantastici 12 giorni passati tra Cancun, Tulum e Merida, siamo giunti al termine di questa fantastica avventura. Questi 12 giorni per noi sono stati un'esperienza di vita, una cura per l'anima e abbiamo condiviso tante esperienze assieme. Viaggiare infatti non è solo un modo per conoscere il mondo, i popoli e le culture diverse che lo caratterizzano, ma condividiamo i momenti più belli della nostra vita e può diventare una vera e propria esperienza che ci aiuta a ritrovare noi stessi e anche a guarire le ferite dell'anima.